La statua era realizzata in avorio ed era così imponente che Zeus, seduto, sfiorava il soffitto. Se si fosse alzato in piedi avrebbe sicuramente divelto il tetto del tempio. Così Strabone ci parla dello Zeus di Olimpia, una delle 7 meraviglie del mondo antico. Bentornati! Il nostro viaggio parte dall'Acropoli di Atene. Siamo nel 438 a.C. e possiamo vedere Fidia, il grande artista, intento a osservare la sua ultima creazione, cioè l'Athena Parthenos, l'enorme statua di Atena posta all'interno del Partenone. La dea era raffigurata stante, cioè in piedi, e indossava il peplo, il tipico abito femminile greco, con in mezzo al petto la testa di Medusa. Una mano, quella destra, reggeva una Nike, cioè una vittoria alata, mentre la sinistra era appoggiata ad un enorme scudo che toccava terra. In testa calcava un elmo attico con una triplice criniera e persino i sandali erano decorati con scene che riproducevano l'amazzonomachia, cioè la lotta tra greci e amazzoni. La statua, alta 12 metri, quindi come un palazzo di 4 piani, era criso-elefantina. Questo termine indica che venne utilizzato l'avorio per riprodurre la pelle e la lamina d'oro per tutto il resto. Tucidide, ad esempio, ci dice che per questa Atena furono impiegati 40 talenti d'oro, circa 1 tonnellata di metallo. Da Atene ci dobbiamo spostare nel Peloponneso, ad Olimpia. Il tempio dedicato a Zeus venne realizzato nel 456 a.C., grazie al bottino ottenuto dalla guerra contro la città greca di Pisa. L'edificio era veramente imponente e era realizzato in stile dorico. Si trattava di un tempio periptero, cioè con le colonne tutto intorno, e la sua costruzione fu affidata all'architetto Libone di Elide. Proprio Pausania, nella sua opera, la Periegesi della Grecia, ci descrive sia il tempio sia le decorazioni dell'edificio stesso. Dopodiché passa a parlare in maniera abbastanza approfondita della statua posta all'interno, cioè la grande statua di Zeus, opera di Fidia. Visto il curriculum di Fidia, i sacerdoti di Olimpia chiamarono proprio lui nel 436 a.C. per la realizzazione della statua che doveva raffigurare il padre degli dei, cioè Zeus. Con quest'opera Fidia superò se stesso, tanto che la sua statua venne annoverata tra le 7 meraviglie del mondo antico. Per avere un'idea, basti pensare che la statua, con il basamento, arrivava a un'altezza che si aggirava intorno ai 13-14 metri. Zeus era raffigurato seduto, con il petto quasi nudo. La testa era coronata con una grande ghirlanda di foglie d'olivo e la mano destra sorreggeva una Nike, cioè di nuovo una vittoria alata a dimensione umana, realizzata in avorio e oro. La sinistra invece sorreggeva un grande scettro sormontato da un'aquila che è il rapace, simbolo stesso di Zeus, anche questo in lamina d'oro, esattamente come la veste e i sandali. Proprio la veste l'avremmo vista decorata con figure animali e con gigli e arrivava fino ai piedi, che erano appoggiati su un grande sgabello sorretto da 2 leoni. La pelle del dio, proprio come nel caso dell'Athena Parthenos, era realizzata in avorio. Il trono stesso era un'opera d'arte. Realizzato probabilmente in legno massello, era poi impreziosito da oro, avorio e pietre preziose. Il tutto poi era riccamente decorato con soggetti ripresi dal mito e quindi avremmo visto diverse vittorie alate, ma non solo, anche delle sfingi che rapivano i bambini tebani e ancora Apollo e Artemide che uccidevano i figli di Niobe. A dividere lo spazio sacro da quello adibito ai visitatori erano poi presenti delle balaustre, dipinte dal noto pittore Paneno, il quale aveva di nuovo scelto dei soggetti mitologici. All'interno del tempio era poi presente una scala che permetteva di accedere a un livello superiore per poter vedere la statua da un'altra prospettiva. La realizzazione della statua fu completata nel giro di 5 anni, quindi all'incirca nel 432 a.C. Poco distante dal tempio, verso sud-ovest, gli archeologi hanno poi ritrovato quelli che sono i resti della bottega di Fidia, cioè il laboratorio all'interno del quale lui aveva realizzato e studiato la statua stessa.
Infatti dentro questo edificio sono stati rinvenuti resti di alcuni materiali impiegati proprio per la statua, varie tipologie di utensili e una tazza che riporta la dicitura Fidiu Eimi, cioè sono di Fidia. È proprio qui che Fidia deve aver realizzato gli stampi in terracotta per sagomare le lamine d'oro utilizzate per la statua. Già, ma come ha fatto a realizzare tutta questa struttura? Il lavoro deve essere stato molto complesso. Per prima cosa Fidia deve aver preso le misure della cella del tempio, per poi realizzare un modellino in scala ridotta della statua. Dopodiché ha realizzato invece un modello, una sorta di manichino, chiamiamolo in questo modo se vogliamo, in legno sbozzato grossolanamente, composto da diversi blocchi accostati l'uno all'altro, in scala 1 a 1. I vari blocchi sono poi stati scavati all'interno al fine di rendere tutta la struttura molto più leggera e per dare invece solidità alla struttura stessa vennero aggiunti all'interno delle travi, dei puntelli e dei tiranti in cuoio o canapa. Infine vennero posizionate le parti in avorio e le lamine d'oro, che erano state modellate su quegli stampi di cui ho già parlato. Da Pausania poi sappiamo che l'intera statua veniva periodicamente unta con olio d'oliva, e questo per evitare che l'avorio si fessurasse, quindi che si formassero delle crepe. Il duplice vantaggio era anche quello che il legno sottostante si impregnava e di conseguenza era maggiormente protetto dall'umidità. Della meraviglia di Fidia possiamo costruire solo in parte la storia dei secoli successivi. Svetonio, ad esempio, ci racconta che l'imperatore Caligola decise di spostare la statua da Olimpia a Roma, ma morì prima che il progetto prendesse vita. Le ultime notizie sulla statua risalgono a uno storico bizantino del XII secolo d.C., Giorgio Cedreno, il quale scrisse che un alto funzionario imperiale, tale Lauso, ottenne dall'imperatore il permesso di costruire all'interno del suo palazzo una galleria di opere d'arte e proprio tra queste opere è annoverata anche la statua criso-elefantina di Zeus. Lauso morì nel 436 d.C., ma la notizia è importante perché ci testimonia il fatto che lo Zeus di Olimpia venne trasportato da Olimpia fino a Costantinopoli e superò soprattutto indenne diversi secoli e diversi decreti. I più importanti furono quelli che videro l'affermarsi del cristianesimo, la chiusura dei templi e la distruzione degli idoli pagani. A Costantinopoli rimase con ogni probabilità fino al 475 d.C., anno in cui un violento incendio scoppiato in città portò alla distruzione del palazzo e di tutte le opere custodite al suo interno. Anche questa volta il nostro viaggio è giunto al termine. I mi piace e i commenti sono, possiamo definirla, la benzina che serve alla nostra macchina nel tempo per poter viaggiare. Quindi a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!